Ciao, hackerine e hackerini! Ora che siete diventati esperti su cosa succede quando inserite un URL nel browser, perché ovviamente avete visto l'altro mio video dove parlo del web, volete scoprire qualcosa in più su come funziona il protocollo HTTPS. Ma cos'è esattamente HTTPS? È l'acronimo di Hypertext Transfer Protocol Secure. In pratica è la versione sicura del protocollo HTTP che il tuo browser usa per comunicare con i siti web. Ma prima di partire con i dettagli più succosi, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella così non ti perdi i prossimi video. E ora andiamo dritti al punto. Ma mannaggia, qui però c'è da sudare. Allora, prima di tutto devi sapere che cos'è una crittografia a chiave pubblica privata. Ad esempio, pensa ad una scatola che ha due chiavi, una per aprirla ed una per chiuderla. Più o meno è la stessa cosa. Un tipo di crittografia in cui due chiavi diverse sono utilizzate per cifrare e decifrare i dati. La cifratura è come trasformare quel messaggio in una forma che è difficile per gli altri capire, a meno che non abbiano una chiave speciale. La decifratura, invece, è l'operazione inversa, quindi hai la tua chiave privata e sei in grado di leggere il messaggio. Un'altra cosa molto importante per capire HTTPS è il certificato. Questo non è altro che una specie di passaporto che è emesso da un'autorità di certificazione affidabile e serve a confermare l'identità del sito. Il certificato contiene varie informazioni, come per esempio il dominio del sito, che è come il tuo nome sul passaporto ed indica a chi appartiene il certificato e quale sito web rappresenta. La chiave pubblica del sito, questa è una parte molto importante, ed è come un timbro d'ingresso sul passaporto che viene apposto quando entri in un paese. È una sorta di segnale di benvenuto che puoi mostrare a chiunque, ma solo le autorità competenti, cioè chi ha la chiave privata in questo esempio, possono usarlo per consentire l'accesso a informazioni più sensibili. La chiave pubblica è utilizzata per cifrare le informazioni in modo che solo il titolare del certificato potrà decifrarle con la sua chiave privata. Poi la data di scadenza, che appunto è come la data di scadenza sul passaporto e indica fino a quando il certificato è valido e dopo questa data il certificato deve essere rinnovato. Ed infine la firma digitale dell'autorità di certificazione, che è come la firma del governo sul passaporto. L'autorità di certificazione appone una firma digitale al certificato confermandone l'autenticità. Ma sicuramente ti stai chiedendo, ma come faccio a vedere questo certificato quando navigo su un sito? Basta cliccare sull'icona del lucchetto che vedi nella barra degli indirizzi del browser, proprio accanto al nome del sito. Da lì puoi aprire i dettagli e vedere tutto, chi ha rilasciato il certificato, per quale dominio, quando scade. Insomma, tutte le informazioni di cui abbiamo appena parlato. Quindi, detto questo, come funziona sto HTTPS? Ovviamente prendo sempre in considerazione l'esempio del servizio postale. Bob quindi decide di mandare una lettera al caro Pippo in modo sicuro, quindi usando questo livello aggiuntivo di sicurezza. Quindi, prima di tutto, Bob e Pippo si devono scambiare alcune informazioni per stabilire appunto questa connessione sicura. Poi Pippo manda il suo certificato per dimostrare a Bob che è veramente lui e non qualcun altro. Allora Bob controlla il certificato di Pippo, vede che è tutto a posto e quindi può confermare che Pippo è davvero il suo amico. A questo punto però i due si devono scambiare in qualche modo qualche cosa per poter generare la chiave segreta, che utilizzeranno poi per poter comunicare in modo sicuro. Per fare questo useranno le chiavi pubbliche che i due si sono scambiati con i certificati, proprio perché chiavi pubbliche non importa che le abbiano scambiate in modo non sicuro. L'importante è non esporre la chiave privata. Qui diventa un po' più complesso, ma in generale Bob sceglierà alcuni parametri per poter generare la chiave segreta e poi cifrerà il messaggio contenente questi parametri con la chiave pubblica di Pippo e quindi poi lo manderà a Pippo. Nello stesso tempo, sempre Bob genera la chiave segreta con i parametri scelti. Siccome Bob ha usato la chiave pubblica di Pippo per cifrare il messaggio, solo chi ha la chiave privata di Pippo potrà decifrare quel messaggio. Ma siccome la chiave privata è chiamata privata per una ragione, allora solo Pippo potrà decifrare quel messaggio. Ovviamente qui ci sarebbe da parlare un po' di roba di crittografia e matematica, ma non vado a spiegarlo qui per evitare di rendere troppo complesso il discorso. Ma tornando all'esempio, quindi, Pippo decifra con la sua chiave privata il messaggio di Bob contenente i parametri scelti e genera anche lui la chiave segreta. Adesso entrambi hanno la chiave segreta e useranno quella per cifrare e decifrare i messaggi. Nessun altro potrà leggere i loro messaggi perché nessun
nessun altro ha quella chiave segreta. E quindi questo, a grandi linee, è come funziona HTTPS. Ovviamente ci sarebbero anche discorsi più complessi come la creazione delle chiavi segrete che dipende dall'algoritmo di cifratura, ma magari ne parleremo in un altro video. Se ti è piaciuto il video metti un like. Alla prossima, ciao!